Bentornati nella soffitta, il luogo dove la sensualità e il fascino del passato continuano a farci sognare. Oggi parliamo di una donna che ha rivoluzionato il modo di vivere la sensualità sullo schermo, trasformandola in arte, la splendida e visionaria Candida Royalle. Se non siete ancora iscritti, fatelo subito per non perdervi altri incredibili viaggi nel passato. E ora, immergiamoci! Candida Royalle nasce il 15 ottobre 1950 a Brooklyn, New York, come Candice Marion Vadala. Cresciuta in un ambiente non convenzionale, tra il jazz del padre batterista e l'arte della matrigna, sviluppa presto una passione per la creatività. Candida studia musica, danza e design in alcune delle istituzioni più prestigiose di New York, tra cui il City College e la Parsons School of Design. Insomma, una bellezza con il cervello! E che cervello! Ma sapete cosa la rendeva speciale? Candida non era solo una studentessa modello, era un'anima ribelle, attratta da esperienze che potessero stimolare il suo lato più artistico e provocatorio. E così, negli anni 70, decide di trasferirsi in California, entrando nel gruppo teatrale d'avanguardia The Cockettes. Immaginatevi lei, giovane, bellissima e con una voglia irrefrenabile di sperimentare. Una donna così non poteva certo restare inosservata. Candida si avvicina al cinema per adulti nel 1975, facendo il suo debutto come attrice. Partecipa a circa 25 film, molti dei quali oggi sono considerati cult. Tra questi, Hot and Saucy Pizza Girls, diretto da Bob Chin, e Fascination, un piccolo gioiello di Chuck Vincent. La sua bellezza naturale, il viso angelico e quel mix irresistibile di innocenza e sensualità le fanno guadagnare subito un posto tra le dive più amate dell'epoca. E diciamocelo, vederla sullo schermo era un piacere per gli occhi. Candida aveva una capacità unica di trasmettere emozioni autentiche, anche nelle scene più audaci. Non era mai volgare, mai sopra le righe, era pura eleganza, persino quando si spogliava. Ma Candida non si accontenta del ruolo di musa. Nel 1984 compie una scelta rivoluzionaria. Fonda Femme Productions, la prima casa di produzione dedicata a contenuti erotici pensati dal punto di vista femminile. Il suo obiettivo? Ribaltare le regole del gioco. Candida voleva creare film che celebrassero la sessualità femminile, lontani dai soliti stereotipi maschili. Film dove il piacere delle donne fosse al centro, raccontato con rispetto e autenticità. Tra i suoi lavori più noti come regista ricordiamo Femme, 1984, Urban Heat, 1984 e Three Daughters, 1986. Questi film non erano solo erotici, erano storie che esploravano le dinamiche di coppia, il desiderio e l'intimità in modo mai visto prima. E non stupisce che le sue opere abbiano conquistato anche un pubblico femminile, che finalmente si riconosceva in quelle rappresentazioni. Candida era una pioniera, una vera rivoluzionaria e, lasciatemelo dire, ci voleva coraggio per fare quello che ha fatto negli anni '80. In un'epoca in cui la sessualità era ancora un tabù, Candida ha alzato la voce e ha detto: anche noi donne abbiamo il diritto di godere e di raccontare il nostro piacere. Candida non si è fermata al cinema, è stata una voce autorevole nel movimento sex positive, tenendo conferenze in istituzioni prestigiose come lo Smithsonian Institution e il World Congress on Sexology. Ha scritto libri, collaborato con psicologi e sessuologi e ha ispirato generazioni di donne a vivere la propria sessualità senza vergogna. Era anche membro della FA, American Association of Sex Educators, Counselors and Therapists, e cofondatrice di Feminists for Free Expression, un'organizzazione che promuoveva la libertà di espressione nel campo della sessualità. Candida era molto più di una diva. Era un'icona culturale, una donna che ha saputo unire bellezza, cervello e coraggio in modo unico. Purtroppo Candida ci ha lasciati troppo presto. È morta il 7 settembre 2015, a 64 anni, a causa di un cancro ovarico. Ma la sua eredità vive ancora. I suoi film, le sue battaglie e la sua visione continuano a ispirare. E nel 2019 il documentario Candice ha raccontato la sua vita, esplorando il suo percorso artistico e la sua ricerca della madre biologica. Candida Royalle non era solo una donna bellissima, era un'artista, una pioniera e un simbolo di libertà. Una donna che ci ha insegnato che la sensualità può essere arte e che il piacere è un diritto di tutti. Allora, che ne dite?
Vi è piaciuto questo tuffo nella vita e nella carriera di Candida Royalle? Se sì, lasciate un like, iscrivetevi al canale e fateci sapere nei commenti quale altra icona femminile degli anni 70, 80 o 90 vorreste vedere protagonista qui nella soffitta. Ci vediamo alla prossima! Sempre qui, nel nostro angolo dedicato al fascino eterno delle dive che hanno fatto la storia. Ciao, dalla vostra Soffitta di Pippo. Bentornato in soffitta, vieni a curiosare tra le stelle più belle degli anni che fan sognare. Siamo qui per ricordare chi non scorderai mai, le regine del cinema che nel cuore porterai. Oh, la soffitta di Pippo, un mondo magico è, tra film e bellezze che non scordi mai, lo sai bene che tra risate e misteri la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà. C'è chi ride, chi piange, chi l'amore fa. In quegli anni dorati un po' di malizia c'è già, tra un nudo svelato e uno sguardo che sa, le dive hanno lasciato un segno che resta qua. Oh, la soffitta di Pippo, un mondo magico è, tra film e bellezze che non scordi mai, lo sai bene che tra risate e misteri la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà. Dal poliziottesco alla commedia sexy, quei momenti d'oro così veri e complessi, le curve, il fascino, l'erotismo sottile nella soffitta di Pippo, ogni attimo è gentile. Oh, la soffitta di Pippo, un mondo magico è, tra film e bellezze che non scordi mai, lo sai bene che tra risate e misteri la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà. Iscriviti al canale, non te ne pentirai, nella soffitta di Pippo emozioni troverai. Con risate e misteri la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà.